Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la YZR Yamaha, conosciuta da tutti come la M1, un modello in scala 1:4, edizione De Agostini. Questo è l'unboxing dove ho ricevuto il numero 18, il 19, il 20 e il 21 e in più non so come poterlo riprendere, ma poi cercherò di farvelo vedere. Ecco qua, è lungo 75 centimetri ed è la prima uscita della base della bacheca. Questo è un modello che mi è stato commissionato da un mio iscritto Diego. Ciao Diego, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi il modello, montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Intanto voglio ringraziare tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi di continuare a dare vita al canale. Per quelli invece che ancora non si sono iscritti, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. Andiamo a dare un'occhiata al fascicolo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi. Poi prima di salutarci andrò a fare una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino al numero 17. Quindi restate con me. Vi dico subito, almeno per chi mi vede per la prima volta, che il modello è fatto veramente bene. Soprattutto quello che mi ha veramente lasciato meravigliato in senso buono sono le sospensioni anteriori, la finitura meravigliosa, la vedrete dopo. Intanto abbiamo i componenti del radiatore dell'olio, le fasi di montaggio. Seguitemi poi perché una volta che avrò terminato questo video inizierò a fare tutti i video del montaggio. Questa con la prossima uscita, che chiaramente io ho già qui, che è la numero 19, la parte superiore dell'airbox. Io cerco anche di riprendere un po' più da vicino per coloro i quali non hanno fatto questa collezione, potranno dare anche lettura oltre che guardare le immagini. Ecco qua Uccio, il suo migliore amico da sempre. Ecco qui, andiamo subito a vedere questo numero 18. Continuano a sbagliare, ma non vi preoccupate, le ultime due cifre dopo il codice, sotto il codice a barre dovrebbero rappresentare l'uscita del fascicolo. Vedete, qui è contrassegnato con il numero 19, mentre invece questa è l'uscita numero 18. Ma l'importante è che i contenuti siano quelli che ci interessano e che siano quelli corretti. Ecco qui, troviamo questi pezzi in plastica. Vi voglio subito far vedere una cosa che mi ha colpito già nel radiatore, quello dell'acqua che abbiamo montato nei numeri precedenti. Guardate cosa hanno fatto qui. Molti non ci fanno caso, ma è sbagliato, perché bisogna anche riconoscere, non soltanto criticare se c'è oggettivamente un errore, ma anche riconoscere quando ci sono delle finiture bellissime come queste. Guardate, questa saldatura sembra vera,
Ok, qui poi sicuramente ci andrà un logo ovale. Poi abbiamo una serie di viti, sono da vita nella plastica perché hanno, oltre a chiaramente che è plastica questo, quindi non potrebbe essere altrimenti, ma ricordatevi che anche se doveste mischiarle, le viti che hanno il filetto così distanziato tra loro, tra uno e l'altro, vedete, è perché sono destinate ad essere avitate nella plastica. Quelle per il metallo sono molto più vicine. E questa è la parte del radiatore dell'olio, che è davvero grande. Poi abbiamo questi pezzi qui, che sono, ve lo dico subito perché non lo so il termine corretto, devo leggerlo. Eccolo qui, raccordo tubi, e l'altro è la piastra di aggancio. Questo è il raccordo dei tubi e questa è la piastra d'aggancio. Bene, leviamo questi e passiamo all'uscita numero 19. Uscita numero 19. So che questo modello, se non sbaglio, è lungo 56 cm, ma non sono sicuro, superiore ai 50 cm di sicuro. E quindi sapevo anche che la base non poteva certamente essere piccola, ma quando mi è arrivata questa prima uscita appunto della bacheca, e poi ve la farò vedere, bellissima, così grande perché supera i 70 cm, ho detto cribbio, caro Diego, preparati il posto, lo spazio, anche se mi hai già detto dove vorrai metterla, perché sarà davvero un bel vedere. Qui abbiamo la parte superiore dell'airbox che poi andiamo subito a vedere, con le fascette, passacavi e due fermi, fasi di montaggio. E nel prossimo numero il condotto dell'airbox. Devo dire che è vero che si acquista il modello, ma la storia, come dico sempre, non è meno importante. Senza quella non ci sarebbe certamente potuto essere il resto. Quindi ecco, vi esorto a leggere anche i contenuti scritti, non soltanto a guardare le immagini, perché sono davvero interessanti. Ecco perché i miei video durano anche di più e non vado subito al montaggio, per quello che vi ho appena spiegato. Secondo me è importante anche questo, almeno per coloro i quali amano la storia di questo fenomeno, perché questo è un mostro, sembra brutto da dire, ma è ovvio che è inteso in maniera positiva. Questo pilota Valentino Rossi è davvero un fenomeno. Allora andiamo a vedere anche questa uscita, a parte superiore dell'airbox. Eccola qua.
Abbiamo questa lavorazione simil carbonio. Questi sono due fermi in plastica. Queste sono le fascette passacavi, una piccola e una grande, vedete? E poi abbiamo questo. Eccolo qua. Un bel pezzo, vedete infatti qui dove finisce la lavorazione. Ok, mettiamo via anche questo. E passiamo all'uscita numero 20. Non sono un grande esperto, ma se non sbaglio questa è la colorazione che aveva Laguna Seca. Questo è il compianto Nicky Hayden, povero amore. Fasi di montaggio che andremo a vedere poi nello specifico quando farò il video della sessione di questo montaggio. Nel prossimo numero, il 21, che andremo a vedere subito dopo, i componenti principali dell'airbox. Questo è Rossi nel 2004, come si legge qui, con la nuova M1, che riuscirà su bagnato a concludere la corsa al quarto posto a Jerez. Ecco qui. Vi dovevo anche dire che è la spedizione numero 7. Ecco qui, stessa lavorazione ovviamente di quello che abbiamo visto prima, e questo in plastica. Poi abbiamo questi che sono gli innesti dei due tubi, e queste le fascette passacavi. Via anche questo.
e arriviamo all'ultimo numero di questa ultima consegna ricevuta, numero 21. Qua la tabella dei record di Valentino Rossi al Gran Premio di Francia. Anche questo pezzo è davvero grande, adesso andiamo poi subito a vederlo. Questo modello, che abbiamo già detto essere in scala 1:4, supererà i 5 kg di peso. Ecco qui il prossimo numero, il 22, che riceveremo nella prossima spedizione. Il blocco cilindri e la guarnizione, guardate, addirittura la guarnizione in gomma da mettere sopra tra i cilindri e la testata, bellissimo. Si vedrà quindi questo contorno in gomma come in quella vera. Questo sicuramente credo che sia in metallo, sì, a giudicare dal filetto delle viti molto ravvicinato, questo è in metallo. Ecco qui. Mentre facevo scorrere le immagini pensavo come faccio a farvi vedere il pezzo della bacheca. Farò così, farò scorrere il cellulare così. Ci saranno le immagini un po' ballerine, abbiate pazienza, ma lo capirete da voi che è veramente grande. Lo vedrete. Allora, abbiamo il gancio sinistro e destro, che è forte, quello che va a bloccare l'apertura a sgancio rapido dell'airbox per arrivare ai filtri. Poi abbiamo questo, fatemi vedere una cosa, 3, ok, ne vedevo due qui in foto, ne vedevo solo uno in busta, ho detto me ne hanno messo uno in meno. No, questi qua sono i fermi, anche questi in plastica, una serie di viti, questo è il fondello dell'airbox, vedete i fori di aspirazione, e questa è la scatola airbox. Vi garantisco che non rende a vederla così, ma è veramente bella, veramente un bel pezzo. Questo poi andrà messo così, girato così,
hanno qua riprodotto con la vernice argentata questi perni metallici. Insomma, io ribadisco, è un modello veramente curato nei minimi particolari, ha il suo prezzo, è vero, però è veramente grande. D'altronde c'è anche un'altra azienda che fa i modelli, sapete, che è molto blasonata, giustamente, perché sono molto validi, però lì dovete spenderli subito i soldi, se no non vi arriva. Qui avete la possibilità di spenderli un po' alla volta, alla fine fa sempre cifra, però io le 7 collezioni che sto facendo, diversamente, vi dico la verità, ma non avrei potuto acquistarne nemmeno una subito, quindi ecco, ringrazio queste aziende perché alla fine non ci puntano niente contro, siamo noi che decidiamo se farli ovviamente o meno. Ecco qua, e adesso andiamo a vedere la prima uscita della vetrina. Allora, vi ho fatto vedere il pacco, è questo è quello che si trova scritto. Adesso la apro un attimo e poi ve la metto lì. Stavo guardando se all'interno c'è qualche foglio, ma non credo che serva. Ecco qua. Questa è la protezione e questa è la bacheca, che poi sarà questo il fondo a specchio. Questa è la pellicola che non vado a rimuovere adesso, ovviamente, perché è una pellicola di protezione che rimuoverò esclusivamente quando avrò tutti gli altri pezzi, per evitare di fare delle righe, perché questa, come ho appena detto, essendo rifinita a specchio, farà vedere tutta la parte sotto anche della moto. Ah, ecco, c'è qualcosa anche qua. Vedete, ci vengono forniti anche questi inserti. Ok, però questo riguarda il laterale, vedete, quella parte che poi andrà montata qua. Questa è la base di tutto quello che poi si andrà a montare. Vi dico che è 75 centimetri. Adesso la misuro e vi dico 74. Eccola lì, 74 centimetri e di larghezza 32,2 centimetri. Ecco qua. Allora, un attimo, metto la pausa e prendo tutto quello che si è montato fino a questo numero, il 17, e poi ci salutiamo. Eccoci qui ragazzi, mi viene sempre più difficile inquadrare tutto. Guardate. Cruscotto. Qui abbiamo ecco qui, questi fori che vedete saranno poi illuminati, dietro saranno retroilluminati da una luce LED. Queste sono invece, simulano i tappi degli ammortizzatori anteriori, delle canne delle Öhlins. Qui abbiamo tutti i vari sistemi
per rilevare tutto quello che sono i dati della moto. Radiatore dell'acqua, questo è in plastica, la chiave che ci è stata fornita per evitare poi le varie cose che saranno da evitare, la testata delle punterie, il coperchio delle punterie, tutto in metallo. Hanno addirittura riprodotto le piccole viti a brugola, guardate qua, e guardate la finitura che bella. Ecco qui. Questo anche tutto in metallo con le sonde lambda e finte molle in gomma, guardate che carine, sembrano di metallo. Queste poi, ve l'ho già detto, andrò a incollarle ma solo alla fine, perché adesso sono ballerine, ma se mi battono adesso si staccano e non ci sono problemi. Se le incollo e mi battono si danneggiano. Guardate questo terminale di scarico che è tutto in metallo, questa è plastica, ma tutto quello che vedete qua è metallo e addirittura è in metallo anche questa retina. Ecco qua, guardate. Qui anche se uso tante parole, ma non ci sono davvero parole per dirvi veramente quanto è bello questo pezzo. Qui abbiamo la canna che è in metallo all'interno, vedete la parte nera. La parte esterna è alluminio anodizzato come la moto vera. Qua il suo bellissimo logo. Eccolo lì. Funzionanti. I tappi qui della regolazione di tutti i vari sistemi degli ammortizzatori anteriori. È bellissima. Bene ragazzi, io credo di avervi fatto vedere tutto. Vi ringrazio del vostro tempo. Adesso cerco di mettere un po' d'ordine per fare la foto della copertina, vediamo cosa mi invento. Grazie veramente di continuare a dar vita al canale. Sto arrivando a 4.000 iscritti. Certamente non vivo di questo e neanche sopravvivo, però mantenete accesa la mia passione come quella che avete anche voi e io vi ringrazio per questo. Un saluto a voi, un abbraccio davvero con tutto il cuore e un saluto ai vostri cari più cari. Ciao e mi raccomando non mancate perché adesso vado a preparare i prossimi video. Ciao!